Ragazzi, tante notizie, tanti aggiornamenti di mercato dalla conferenza di presentazione della nuova stagione di Marotta e Kivu e anche dalle ore immediatamente successive, con tutte le conseguenze che sono derivate dalle parole, soprattutto di Marotta, devo dire. Ieri, nella giornata appunto di ieri, abbiamo pubblicato un contenuto con i nostri Lorenzo e Romina, con Romina che era presente da piano per la conferenza, e abbiamo fatto un punto della situazione preciso su le parole che sono emerse da lì. Oggi però voglio farvi un punto della situazione su tutti gli aggiornamenti successivi e sono tanti, tant'è che ho fatto anche fatica, spero di riuscire a infilarli tutti all'interno di questo contenuto senza renderlo troppo lungo, però ci sono tante questioni di cui parlare e di cui analizzare sulla base di quello che è stato detto ieri e quindi di quello che può succedere da adesso in poi. Non vi faccio aspettare ulteriormente, vi do solo il ben ritrovati amiche e amici passione interisti e come sempre vi chiedo solo un piccolo aiuto, un click sul tasto mi piace qui sotto, sul tasto iscriviti per continuare a supportare il nostro progetto. Poi se vi va sapete che c'è anche il club di Passione Inter con il QR code qui in alto che vi permette di entrare. Prima di partire con tutte le notizie di mercato, devo partire dalla chiusura di un cerchio, ovvero dalla risposta del procuratore di Marco Palestra, Lucci, che è stato ieri, diciamo, attaccato a tutti gli effetti da Beppe Marotta con una dichiarazione, devo dire, anche sorprendente per certi versi. Lucci poi in serata ha risposto appunto al presidente dell'Inter dando, diciamo, la sua versione dei fatti e ve la mostro dal sito dell'ANSA che ha pubblicato appunto la nota di Alessandro Lucci che dice: ho ascoltato con profondo dispiacere e allo stesso tempo con enorme stupore le parole del presidente dell'Inter Marotta, al quale da oltre 25 anni mi lega un rapporto di stima professionale che ci ha condotto a realizzare diverse operazioni di mercato. La direzione sportiva dell'Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull'opportunità di completare il trasferimento del ragazzo, cioè di Palestra. Ma l'elemento che ha determinato l'esito della trattativa non è stato ricostruito in modo aderente ai fatti neanche nella conferenza stampa. Nell'arco di 45 giorni, i due club con i quali ero in contatto quotidiano non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo, dice Lucci. Questo ha fatto sì che il Chelsea, con il quale i contatti erano iniziati da appena 2 settimane, come tempestivamente fatto presente a entrambe le società, entrasse negli ultimi giorni in maniera dirompente nel deal con l'Atalanta, con il calciatore e con noi, per chiudere in maniera tempestiva l'operazione. A questo punto mi auguro che si volti definitivamente pagina e che si possa trovare la serenità per lavorare con lo sguardo rivolto al futuro senza più attacchi pretestuosi a un ragazzo che merita rispetto. Questa è la versione di Lucci che ovviamente fa diciamo porta acqua al suo mulino, come esattamente Marotta ha fatto con il suo. C'è sicuramente, diciamo, l'elemento dell'accordo tra Inter e Atalanta e tra Inter e Palestra che su cui diciamo vertono le due versioni. Marotta ha parlato per esempio anche di accordo verbale con il giocatore e Lucci su questo può fare un pochino gioco. Diciamo che leggendo tra le righe intanto faccio notare il passaggio in cui Lucci dice che è stato in contatto con Inter Atalanta per 45 giorni. Questo dà anche la misura, l'ennesima conferma anzi, della lentezza nelle decisioni che purtroppo l'Inter deve, diciamo, che caratterizza l'Inter di questo periodo a causa, immagino io, della presenza del fondo, che quindi per operazioni soprattutto così importanti, così onerose, richiede un contatto costante, evidentemente anche delle conferme costanti nell'alzare l'offerta e nell'offrire appunto cifre più importanti. Questo è un problema, l'avevamo già notato, le parole di Lucci, seppur non, diciamo, indirettamente, ci danno questa ulteriore conferma. Personalmente mi sento, diciamo, di credere un pochino di più alla versione di Marotta per tanti motivi. A me ha dato la sensazione di essere molto infastidito Marotta, per non dire arrabbiato, esattamente come anche Piero Ausilio da questa vicenda. Il discorso, ci faceva notare anche Romina, non è stato tirato fuori da una domanda, è stato Marotta che nel parlare di una cosa ci ha tenuto a fare questa specifica e a dire queste cose. L'ha fatto in uno stile, se posso dire, non da Marotta, e anche questo secondo me è un'ulteriore conferma. Un Marotta così arrabbiato e anche così deciso nel fare il nome e nel dire quello che è successo, non siamo abituati a vederlo, quindi sicuramente ci sono stati diciamo degli errori da entrambe le parti, però diciamo che la versione di Lucci secondo me è la versione
un pochino più furba, ecco, mettiamola così, opinione personale. Comunque, al netto di questo, che serviva un po' per chiudere il capitolo della conferenza rispetto a ieri, arrivano delle novità di mercato. Andiamo in ordine di ruoli. Partiamo dalla difesa, perché nella serata poi di ieri Sky ha dato un aggiornamento sulla vicenda Shaloba dicendo che adesso la pista si è raffreddata, e questo aggiornamento, secondo me, ha fatto il paio con un'altra questione che ha affrontato Gianluca Di Marzio, che riguarda Benjamin Pavard, dicendo attenzione perché a sorpresa Pavard potrebbe rimanere all'Inter. Si è presentato bene al primo giorno di ritiro, ha sorpreso tutti. Frasi, diciamo, anche un po' di circostanza, se vogliamo. Si parla di valutazioni interne. A me viene da pensare che le valutazioni interne che andranno fatte siano fondamentalmente una, e cioè sentire l'opinione di uno di quelli che si sta giocando la finale del mondiale, cioè di Lautaro Martinez. Io penso che sia soprattutto lì la questione, quando si parla di rapporto con il gruppo e con, diciamo, lo spogliatoio, le parole e l'opinione del capitano, per quello che, diciamo, che rappresenta anche, credo che siano un elemento chiave. Se Lautaro Martinez dovesse dire ok, siamo disposti a riaccoglierlo se lui si comporta bene, eccetera, eccetera, allora l'Inter potrebbe fare questo ragionamento, e le motivazioni dal punto di vista tecnico ed economico ci sono. Non mi dilungo perché casualmente ne ho parlato proprio 2 giorni fa, quindi qualcuno qui ve l'aveva detto già in anticipo che questa possibilità poteva aprirsi, ma per una questione banalmente logica, come dicevo appunto nei discorsi contenuti. Magari poi chi ci segue da YouTube ve lo lascio qui a destra, cliccabile il contenuto su Pavard. Vedremo. Rimane comunque il fatto che se dovesse arrivare un'offerta che soddisfa tutti, io penso che l'Inter poi Pavard lo venda anche. Ad oggi, francamente, come dicevo appunto nell'altro video, è difficile pensare che arrivi un'offerta che permetta all'Inter di liberarsi di un peso a bilancio così importante e senza fare minusvalenza. Quindi io le antenne dritte le sto tenendo già da qualche ora, e adesso penso che sia il caso che lo facciano tutti. Per chiudere rapidamente sulla difesa, si è parlato ancora di John Stones, un nome che nelle ultime ore è stato definito come un nome che potrebbe scaldarsi, potrebbe rappresentare un'opportunità per l'Inter. Io resto della mia idea. Stones lo vedo molto difficile, intanto perché Marotta nella conferenza di ieri a un certo punto dice: oggi noi non prenderemo i giocatori che guadagnano troppo anche se gratis, e Stones è esattamente un giocatore gratis che guadagna tanto. Quindi già quello mi fa dubitare. Immaginando anche che Stones accetti un taglio dell'ingaggio, deve comunque rientrare dentro certi parametri, e non è facile. E poi c'è la questione fisica. Ha avuto diversi problemi negli ultimi 2 anni, ha saltato tante partite. Ad oggi continua a sembrarmi molto strano che l'Inter vada a prendere Jones. Poi, se dovesse essere, faremo altre valutazioni, però io la leggo ancora così. Apriamo il macro capitolo però dell'esterno destro, perché poi la notizia forse più importante che ieri ha dato Marotta è stata la conferma di quello che già avevamo subodorato un paio di giorni prima, ovvero l'impossibilità di tesserare Calaili per questione di idoneità sportiva che il CONI non gli ha potuto riconoscere. E quindi oggi l'Inter ritorna esattamente nella situazione post palestra e pre Calaili, cioè ha perso il profilo principale che stava trattando, che aveva in realtà chiuso, l'ha perso per altri motivi, ovvero l'esterno dell'Union Saint-Gilloise, esattamente come dopo palestra. La necessità adesso è quella di fare un attimo ordine, capire su quale nome provare a lavorare e andare a puntare. Inevitabilmente, dopo la notizia di Calaili, ve lo stavamo già raccontando in queste ore, tanti agenti, tanti procuratori hanno iniziato a proporre dei profili all'Inter, sapendo che l'Inter ha questa necessità, e quindi adesso l'Inter farà le sue valutazioni. Vi cito qualche nome sparso, a partire da quello che ieri è stato un po' più chiacchierato, non fosse altro che è arrivato da Fabrizio Romano, che è un po' un'istituzione dal punto di vista del mercato, che è quello di Jed Spence, esterno del Tottenham, che ha fatto anche una comparsata in Italia al Genoa nella stagione 2023-2024, giocatore che l'Inter segue, giocatore che ha una valutazione, mia personale opinione, più alta di quelle che sono ad oggi le certezze che ti può portare sul campo. Destro di piede, ha giocato però spesso a sinistra, è un po' il Solé degli esterni, che anche Solé è destro di piede, gioca a braccetto sinistro. Spence è un po' la stessa cosa. Non mi sembra un giocatore che oggi ti faccia fare il salto di qualità, e probabilmente che non lo faccia nemmeno in prospettiva, a meno che non inizi un percorso veramente diverso rispetto a quello che ha fatto intravedere in questi ultimi anni. Mi sembra più un profilo
che potrebbe rappresentare un'opportunità ad un costo basso, costo che però ad oggi non è basso, quindi non lo so, a me non convince al 100%, devo essere sincero. Altri nomi che sono stati fatti, Ryerson del Borussia Dortmund, anche lui si parla di un costo molto alto, le cifre precise ancora non si sanno, però l'Inter chiaramente valuta anche questo. Un nome che già secondo me può apparire come un po' più logico è quello di Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, giocatore un po' più esperto, classe 98, che non è vecchio, però appunto ha accumulato notevole esperienza diciamo nel corso della sua carriera. Mi sembra il classico giocatore plug and play, cioè lo prendi, lo metti in campo e non ha grande bisogno di ambientarsi. Allo stesso tempo anche lui non è un giocatore che ti fa fare un salto di qualità, ma devo anche dire, ragazzi, dopo che hai cercato palestra e non lo hai preso, Carlisle e non lo hai preso, dal piano C in poi non è facile individuare giocatori che peraltro non possono costare nemmeno più di tot, che ti facciano fare il salto di qualità. Cioè, entriamo nell'ottica che dal piano C in poi si va su profili che appunto probabilmente bene che vada non ti fanno peggiorare, ecco, mettiamola così. Poi c'è sempre questo Guela 2 dello Strasburgo che piace tanto all'Inter e piace tanto a tanti, perché ce lo scrivete nei commenti. Intanto voglio capire se sia effettivamente il profilo che cerca Kivu, perché Kivu ha fatto intendere più volte di voler impiegare un giocatore più offensivo in quella posizione, mentre Due nasce come terzino, quindi non so già se questo sia un qualcosa di compatibile. E poi è uno di quelli più costosi, perché come vi raccontiamo da tempo costa ben più di 35 milioni, e quindi anche qui è tutto da vedere. L'ultimo nome lo faccio come una provocazione, però in realtà è l'unico su cui abbiamo degli elementi concreti, è quello di Andy Diouf, perché nella conferenza stampa Kivu ha confermato ancora una volta che vuole lavorarlo da quinto di centrocampo a piede invertito, una situazione abbastanza anomala per un 3-5-2. Non credo che ad oggi nei piani dell'Inter ci sia il ripartire con Diouf da titolare o con comunque Diouf e Luis Enrique, nel senso che un altro quinto andrà preso, però teniamo conto anche in caso di ipotetiche uscite. Secondo me oggi è più facile che esca Luis Enrique, a parità di offerte, che oggi non ci sono, però ipoteticamente è più facile che esca Luis Enrique rispetto a Andy Diouf. Chiudiamo con il centrocampo, perché qui è arrivata una notizia anche qui importante che dà una sterzata potenziale alla questione relativa a Curtis Jones, giocatore che sappiamo benissimo è un obiettivo dell'Inter da tanto tempo. Ecco, il nuovo tecnico del Liverpool, Iraola, ha parlato in queste ore dicendo, vi cito testualmente: lo vogliamo tenere con noi, per me è un top player, spero che resti quest'anno e anche per molti anni. Si diceva che Curtis Jones volesse lasciare il Liverpool a prescindere da tutto, diciamo così. Non so se queste dichiarazioni siano una novità anche per il giocatore, che quindi possa cambiare idea, oppure se questa cosa la sapesse già e quindi Raola l'abbia semplicemente detta pubblicamente, però è un punto da tenere in considerazione, è un qualcosa da mettere lì. Il nuovo tecnico del Liverpool ha fatto un endorsement importante nei confronti del giocatore, che rimane peraltro un obiettivo molto difficile, ragazzi, perché lo sappiamo, oltre a essere costoso, l'Inter lì in mezzo deve sfoltire tanto, deve ancora far partire Aslani, Frattesi, eventualmente Massolen se vuole essere mandato in prestito, Akin Sammiro, sono tanti centrocampisti, quindi prima di prendere Curtis Jones eventualmente devi fare tutte queste cessioni e non è esattamente la cosa più facile del mondo in questo momento. Quindi queste erano un po' le questioni. Direi che da qui in poi la priorità penso venga data ancora all'esterno, magari ci saranno ancora dei giorni di apparente calma come era stato dopo palestra. Se vi ricorderete che per qualche giorno erano usciti Dodò, Cambiaso, Norton Caffey eccetera, sembrava che l'Inter pescasse lì e poi è spuntato Carlisle. Secondo me accadrà più o meno la stessa cosa, giorni di calma, di analisi anche con Kivu per capire i suoi preferiti oltre ai costi di queste varie operazioni, e poi se verrà individuato il profilo giusto si proverà a prenderlo, sperando che il detto non c'è due senza tre in questo caso non si materializzi, perché perdere anche il piano C sarebbe, devo dire, abbastanza drammatico, per usare un eufemismo. Questo era quanto per quanto riguarda le questioni di mercato. Vorrei parlarvi di tante cose in riferimento a quello che ha detto Marotta a livello economico, però non è il caso, perché sennò questo contenuto diventa lunghissimo. Avremo modo di farlo magari in prossimi contenuti o nelle dirette, dove abbiamo sempre tempo di parlare e di rispondere alle vostre domande. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi ricordo ancora una volta di cliccare qui sotto sul tasto mi piace, di iscrivervi al nostro canale, di passare nel club se vi va, trovate come sempre qui il QR code. Ed infine, per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio proprio qui un altro contenuto da recuperare.